Bentornati nel rifugio definitivo per chi ama le storie delle stelle raccontate con cura, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Se cercate la schiuma delle notizie lampo, avete imboccato la strada sbagliata. Qui, lasciamo che le luci si abbassino e che parlino i dettagli. Oggi vi conduciamo nel cuore antico e scintillante di Istanbul, in una sera in cui i sussurri hanno pesato più dei comunicati stampa, e un solo sguardo ha detto tutto. Prima di varcare insieme i velluti di un evento privato dove il tempo sembrava dilatarsi, assicuratevi di far parte della nostra famiglia, iscrivetevi, lasciate un like se amate il racconto che rispetta i protagonisti e, per chi desidera sostenere il nostro lavoro e accedere ai contenuti dell'entourage, c'è il pulsante Join. Il vostro supporto è l'ossigeno che rende possibili queste immersioni profonde. Ora, lasciamo fuori il frastuono e entriamo in un cortile nascosto di Istanbul. Nella vita culturale più raccolta della città, la mondanità spesso si presenta come una danza programmata. Ma quella sera, qualcosa cambiò appena Yağmur Yüksel varcò la soglia. Non ci fu il bagliore aggressivo dei flash, nessuna corsa al red carpet, fu un'entrata segnata da una calma quasi palpabile, come un respiro lungo dopo giorni di tempesta. Il luogo, un antico rifugio punteggiato da edera alle pareti e candele tremolanti che disegnavano cornici di luce, era stato scelto per favorire l'incontro sincero e non la vetrina. La lista degli invitati, un mosaico di creativi, curatori, giornalisti e volti affezionati, aveva in comune una sola regola, la discrezione. In quel quadro morbido, Yağmur brillava con una luminosità impossibile da imitare, la stessa che riconosci quando la gioia nasce dentro e non ha bisogno di effetti speciali. Il suo abito, fluido e leggero, non gridava nulla e diceva tutto. Cadeva con grazia, come se avesse imparato da tempo a dialogare con il movimento, senza stringere né ostentare. Gli accessori, piccoli e delicati, intercettavano la luce solo quel tanto che basta a incorniciare un bagliore che veniva da lei, non da ciò che indossava. Ci fu chi notò subito come i suoi passi puntassero naturalmente verso i margini della sala, dove la musica era più lontana e le conversazioni potevano nascere senza essere interrotte dalla fretta della mondanità. Al vassoio dei calici scintillanti, Yağmur rispose con un sorriso gentile e un cenno del capo. Al posto dello champagne, una coppa di acqua frizzante con una scorza di melograno, che roteava lenta come una promessa custodita. Le risate le uscivano senza rumore in eccesso, dosate, quasi a proteggere un segreto tenero che voleva restare tra le dita, ancora un po'. E accanto a lei, come un punto cardinale, c'era Barbactas. Non aveva bisogno di parole per imporsi, bastava la postura tranquilla, quell'attenzione vigile che non diventa mai controllo, e la presenza di chi sa ascoltare anche il silenzio. Si muovevano nella stanza come in una scena che avresti voluto rivedere. Lui le offriva un posto a sedere un attimo prima che le venisse in mente di chiederlo, le sfiorava il braccio quando la playlist si faceva troppo nostalgica, e si chinava verso di lei con un interesse pieno, senza distrazioni. Fra loro passavano sorrisi minuscoli, come biglietti scritti a mano, presto. Non ancora. Ma molto presto. Il linguaggio di una complicità vera non ha bisogno di traduzioni. Anche chi non possedeva le chiavi per decifrare i microgesti sentiva che in quell'aria stava prendendo forma qualcosa di più grande di un semplice pettegolezzo. I mormorii cominciarono a correre piano, spinti dalla scelta costante di Yağmur di non brindare con alcolici, dalla sua luce insolita e dalla tranquillità di chi non cerca di nascondersi, ma di custodirsi. La sua autenticità, da sempre la sua cifra, quella sera pareva una melodia ad altissimo volume per chi sapeva ascoltare. Qui su Celebrita dalla Turchia amiamo domandare a chi ci segue, vi affascinano le storie raccontate a colpi di poste dirette, oppure preferite gli amori che si difendono col silenzio e si mostrano quando sono pronti, come sembra facciano Bare Yağmur? Diteci la vostra nei commenti. E se vi piace stare nel cerchio più vicino, ricordate il pulsante Join. Col passare delle ore, quando le candele si fecero più corte e le conversazioni più intime, Yağmur si ritirò verso un angolo dove l'attendevano le amiche di sempre, quelle che conoscono le pause quanto le parole, le custodi delle piccole e grandi svolte. Fu lì, al riparo da orecchie indiscrete, che decise di aprire il cuore. Chi era abbastanza vicino giura di aver sentito un unico,
delicatissimo trattenere del respiro, quel suono collettivo che le persone emettono quando la vita cambia pagina. Nessun discorso ufficiale, nessun tintinnio per zittire la sala. Solo un sorriso che superava in splendore qualsiasi lampadario, e una voce appena tremante che iniziò a condividere la felicità che teneva stretta a sé. La notizia scivolò fra abbracci che stringevano davvero, occhi improvvisamente lucidi, risate spezzate dall'emozione. Non era euforia rumorosa, era commozione piena. La reazione di Bar fu un piccolo film da tenere nel portafogli dei ricordi. Lo sguardo fisso su di lei, senza una distrazione, un brindisi silenzioso con la propria coppa d'acqua frizzante, e quel tocco al bordo del bicchiere di Yamur come a dire «solo noi sappiamo». Poi un sussurro all'orecchio, di quelli che fanno fiorire una risata vera, e un abbraccio breve che conteneva tutto e non aveva bisogno di durare di più per essere infinito. Ce n'era abbastanza, in quel gesto, per annullare qualsiasi titolo gridato. La notizia, inevitabile, trovò una fessura e uscì oltre l'edera, sfilando tra le strade fino a infilarsi nei telefoni, nei feed, nelle tendenze. E quando la coppia lasciò il cortile, qualcuno rubò con delicatezza un'istantanea non invadente, Yamur che usciva con quel sorriso ancora sulle labbra, la mano infilata con fiducia nel braccio di Bar, mentre raggiungevano l'auto. Anche in quel frammento, la calma si vedeva a occhio nudo. A mezzanotte, gli schermi ribollivano di gioia. Commenti da chi li segue da anni e da chi aspettava di vedere la loro intesa oltre i 7 le apparizioni. Adesso capiamo quella luce, l'abbiamo intuito, ma abbiamo rispettato il loro tempo, questa sì che è eleganza. Dall'industria, messaggi caldi e sinceri, c'era chi ricordava la semplicità con cui Yamur si è sempre mossa nonostante i riflettori, e chi sottolineava la solidità di Bar, amico, complice, approdo in una professione che spesso chiede tutto e da poco. Gli addetti ai lavori mormoravano che lei lo sapeva da un po', e aveva scelto di proteggere la pace prima di condividerla con il mondo. E questo si vedeva nelle giornate spostate di qualche grado, copioni selezionati con criterio, computer chiuso prima del solito, mattine inaugurate con stiramenti lenti e passeggiate brevi invece di sveglie aggressive, serate accorciate per ascoltare di più il proprio corpo che gli impegni. La domanda che sorge sempre quando una stella imbocca un capitolo nuovo arrivò puntuale: e la carriera? Nel caso di Yamur, la risposta suona come una melodia composta con cura. Non un'uscita di scena, ma un nuovo ritmo, più fedele a ciò che sente. Non è il numero dei progetti a contare, ma la loro verità, ruoli che abbracciano profondità, set capaci di rispettare i tempi umani, storie che non richiedono sacrifici insensati. Una bussola diversa, insomma, regolata sul significato prima che sul movimento. E accanto, Bar che conferma ciò che molti vedevano da tempo, il re delle attenzioni quiete, lo scudo pratico che libera spazio, l'ironia che scioglie l'aria quando è necessario. Quella notte a Istanbul, non hanno confezionato intimità da vendere, hanno scelto un sussurro prima di un grido, un cerchio prima di una folla, una verità detta a chi doveva saperla prima di ogni nota stampa. Nel mondo assordante dei rumor, 2 tra i volti più amati hanno selezionato il volume che risuona con l'anima. Ecco perché la notizia non è solo rimbalzata, ha messo radici. È rimasta nel cuore di chi ama la tenerezza più dello spettacolo fine a se stesso. Noi, da qui, continueremo a guardare con il rispetto che l'amore autentico pretende, aspettando i passi ufficiali e le piccole grandi tappe che arriveranno. Intanto, grazie di essere stati con noi in questo racconto a lume di candela. Questo è stato un viaggio di Celebrita dalla Turchia. Prima di andare, ricordate di iscrivervi e mettere like se la nostra voce lenta vi somiglia. E per chi vuole sostenere un giornalismo di spettacolo che sa fermarsi dove serve, il tasto Join vi aspetta. Che i vostri sussurri portino la stessa gioia di quelli che hanno attraversato, stanotte, i cortili di Istanbul. E c'è un'ultima immagine che merita di restare. Quando la festa si è diradata e il profumo delle candele era ormai un'eco, Yamur si è voltata un attimo verso il cortile, come se volesse salutare quella parentesi che aveva protetto il loro segreto fino a quel momento. Bar le ha sfiorato la mano con un «andiamo» che non aveva bisogno di voce. Non c'era fretta, c'era direzione. E a volte è tutto lì,
nel passo che scegli di fare quando nessuno ti guarda. Lì si capisce la differenza tra chi vive per il rumore e chi preferisce l'armonia. È in quell'istante che abbiamo ricordato perché raccontiamo queste storie, perché dentro l'industria dello spettacolo esistono ancora stanze dove l'umanità fa più luce dei riflettori. Nella settimana che seguirà, i profili ufficiali potrebbero restare sobri, le parole misurate, eppure, nei dettagli, una foto con la luce della mattina, un set annunciato con calma, un ringraziamento rivolto al team più che a se stessi. Riconoscerete la traiettoria che hanno scelto. Sarà un cammino fatto di poche frasi e molti gesti, di scelte che non si spiegano ma si vedono, e di promesse mantenute senza proclami. Noi saremo qui, pronti a tendere l'orecchio non per rubare, ma per capire, non per correre, ma per accompagnare. Se siete arrivati fin qui, significa che credete anche voi che la cronaca rosa possa essere un esercizio di delicatezza. Allora restate con noi su Celebrita dalla Turchia. Metteremo insieme ogni tessera con la pazienza che meritano Barbaktas e Yağmur Yüksel, non perché ci appartengano, ma perché ci commuove vederli scegliere il proprio ritmo. Quando finalmente arriverà il momento delle conferme, dei passi ufficiali, delle foto che diranno senza spiegare, ci troverete come sempre a un passo indietro e un battito più vicino. Fino a quel giorno, che la loro storia continui a insegnarci la potenza delle cose dette piano, e la bellezza di un sorriso che svela il futuro senza bisogno di parole.